che è costruito non è vero che è architettura, perché se perde il senso e quell'origine del senso, no? Guarda, ti voglio fare un esempio, no? Molto spesso accade che gli edifici crollano, no? Perché c'è un evento catastrofico, e quello che tu hai di fronte sono macerie, non sono rovine. C'è macerie, sì. Quando tu invece hai le rovine, quello che resta di una grande opera, quella continua a scuoterti. È il tempo che rimane, e rimane quell'origine, quel senso rimane per sempre. E capisci la differenza fra macerie e rovine? Oggi se c'è una bomba in una città di queste iper affollate, caos, eccetera, quelle rimangono macerie. Basta pensare a Gaza, qualunque immagine che ci venga da lì. Sono macerie. Fori romani sono rovine. Sono rovine, i fori romani sono rovine, così come il Partenone, ormai è una rovina, ma ne percepisce ancora di più la sua origine. Infatti l'archeologia è un modo per l'archeo, l'assonanza che c'è nella parola dell'architettura, è proprio la voglia di dover riandare a prendere dall'origine, no? Quello che ti dicevo prima, i primi modernisti, quando finirono gli ordini, no? Quindi prima per scrivere l'architettura avevi degli ordini, avevi quelle dimensioni, bene o male, era più facile farlo, era complesso, ma era più facile. Quando invece la tela è diventata completamente bianca, qualsiasi cosa potevi fare. I modernisti avevano capito questo, era riprendere l'ordine quasi sacro che c'era dall'architettura classica, e riportarla in chiave moderna. Quella era la bellezza. Quando vedi Mies van der Rohe in America, a Chicago, tu di lui vedi l'ordine, ed è un ordine che addirittura permette di misurare l'uomo. Lo puoi misurare con il tuo corpo, quell'edificio lo riesci a misurare. Ma lui di dov'è? Lui era tedesco, grande tedesco. Sono tutti i tedeschi che sono andati via dopo il nazismo, lui, Bersheim, no? E tanti altri, no? Neutra, tutte le case che hanno preso fuoco adesso in California furono fatte da Neutra, le grandi casa studio, allora la grande innovazione. Però che succede? Succede poi nel modernismo che questo senso dell'origine, della misura, viene meno. Allora tutto è possibile. Quando tutto è possibile, è un po' come tutte le arti, quando tutto è possibile, poi non c'è la grande musica, non c'è la grande pittura, non c'è la grande scultura, e non c'è neanche più l'architettura, no? Cioè, non so, per me la musica moderna si ferma, io sono un po' bacchettona, Bela Bartok, quindi purtroppo perché è un limite, questo condivido anch'io in parte, però per esempio un mio amico musicista molto importante tanti anni fa, a un concerto dove io stavo così, e fra l'altro si eseguiva un pezzo di Schoenberg, mi pare del 29, quindi non è che ti parlo di una cosa ultramoderna, era già un classico, e io ero abbastanza, e questo amico mi disse: no, è un atteggiamento sbagliato il tuo, prendila più semplicemente, se ti piace vuol dire che è bella, se non ti piace è brutta. Dico, mica un gelato, sì, è un gelato. E forse di fronte a queste cose, queste arti, bisogna, o a certe, uno che non ha mai visto e non sa chi è Lucio Fontana, vede una tela di Fontana, vede i tagli e dice: ma signor, ma che è sta schifezza? Sono buono pure io a casa. E ha ragione. Però se invece riesce a cogliere lasciandosi andare, non so dire, mi sto perdendo, lo so. No, stai dicendo delle cose assolutamente. Allora, quello che dicevi prima. Ma Lucio Fontana aveva un significato, cioè aveva sempre un'origine il suo padre. Non è che ha preso una tela e dice: oddio, mi sei tagliata, quasi sai che fa. Forse un po' più gratuito il pitale di Deschamps, ci faccio pure i soldi magari. No. Lui aveva un suo pensiero, no? Come la tela estroflessa di Castellani, tutta una ricerca, però poi devo dire, adesso se vogliamo, tu mi hai dato slancio, io vado,
c'è tutta la discussione che poi